Esiste un brano attorno al quale gira una leggenda metropolitana, ovvero che chi lo ascolta venga spinto al suicidio. In questo video voglio raccontare questa storia, separando però la superstizione e le leggende dalla realtà dei fatti. Salve a tutti e benvenuti o ben ritrovati su Spigolature Sonore, il canale che parla di storie e curiosità dal mondo musicale. Somuro Vasharnap, letteralmente Triste Domenica, brano ungherese risalente al 1933, è conosciuta a livello internazionale attraverso la sua versione in inglese portata al successo da Billie Holiday con il titolo Gloomy Sunday. Il pezzo è divenuto uno standard jazz ed annovera innumerevoli cover, tra cui una versione anche in lingua italiana dal titolo per l'appunto Triste Domenica, interpretata tra gli altri da Nilla Pizzi, ma non solo, come vedremo più avanti. Quindi vi invito a guardare questo video fino alla fine se volete saperne di più. Il brano è anche conosciuto come la canzone ungherese del suicidio a causa della storia che si porta dietro, dove la leggenda affonda le sue radici su fatti accaduti che probabilmente via via sono stati ingigantiti. Per parlare di Somuro Vasharnap è impossibile prescindere da uno dei suoi autori, e cioè Reggio Seres. Seres, classe 1889, nasce a Budapest da una famiglia ebraica. Il suo cognome originale era Spitzer. E fin da giovane è attratto dal mondo dello spettacolo, motivo per cui, nonostante il disappunto della madre, si unisce a un circo e diventa trapezzista. Durante una prova presso la città di Veces, prima di uno spettacolo, cadde dal trapezio e sopravvisse miracolosamente all'incidente. Questo però fece scemare il suo interesse presso il mondo circense, motivo per cui decise di fare domanda presso la scuola di recitazione Rákosi Szidi per diventare cabarettista. Da qui iniziò ad esibirsi, ma senza ottenere il successo sperato. Iniziò per lui un periodo di grave ristrettezza economica. In questo periodo la sua unica consolazione fu il pianoforte dietro le quinte che si dilettava a suonare dopo le esibizioni. Poiché dimostrò di avere un certo talento, il gestore del teatro dove si esibiva, il musical di Városliget, gli propose di esibirsi tra le esibizioni cabarettistiche. Da qui iniziò la sua carriera musicale con il nome d'arte di Kis Seres, ovvero Piccolo Seres, data la sua statura bassa. Per lui la svolta avviene quando fu scoperto dal produttore József Nádor, che lo mette sotto la sua ala protettrice e gli procura un ingaggio fisso presso il ristorante Kulach in via Dohány a Budapest. Grazie a questo contratto, Seres poteva contare su uno stipendio regolare che gli permise di comprare un appartamento e di sostenersi economicamente in tutto. Questo è un periodo florido in ambito compositivo, dove Seres scrive per se stesso e per gli altri, centrando alcune canzoni, prevalentemente tutte basate su amori tormentati, che hanno ottenuto un discreto successo. Il culmine si ha per lui nel 1933, quando compone musica e libretto per un'operetta dal titolo Szerelem az Éges vonalon, tradotto Ama fino in fondo, che però non riuscì a mettere in scena a causa del clima ostile di quel tempo nell'Ungheria fascista di Gyulay Gombos. Sempre in questo periodo mette lentamente in musica il suo brano più celebre, il cui testo è del poeta Javor László. Quindi la leggenda secondo cui il pezzo è stato scritto a causa di un suo amore finito è sostanzialmente falsa, in quanto lo stesso è autore della musica e della melodia, ma non del testo che è stato scritto da un'altra persona. Detto questo, è però indiscutibile come le parole siano molto cupe e alquanto inusuali nella tematica affrontata. La canzone tratta infatti di un uomo che perde la compagna amata e che, distrutto dal dolore, decide di raggiungerla suicidandosi. Nel brano viene narrato anche il funerale del protagonista. Nel rendere in musica l'atmosfera del testo, Seres si affida a delle triadi minori che rendono il tutto criptico e struggente. Una volta rilasciato, però, il brano passa in sordina, fino a quando Pál Kalmár, un famoso cantante dell'epoca in Ungheria, non l'aggiunge al proprio repertorio.
La presentazione radiofonica della canzone viene però annullata in quanto il direttore della stazione radiofonica ungherese, Erno Sost, muore. Nonostante questo, il brano comincia però a circolare ed avere un successo molto tiepido, tanto che neppure in patria il pezzo era molto conosciuto. Successivamente però il giornale dà notizia di una ragazza suicida accanto alla quale viene ritrovato lo spartito di Somuro Vasarnap. La settimana successiva il consigliere ministeriale Laszlo Ledig si uccide sparandosi alla tempia e accanto a lui una lettera d'addio dove viene citato nuovamente Somuro Vasarnap. A questo punto l'autore si preoccupa di essere investito da una tale popolarità negativa, tanto che la storia comincia a girare fuori dai confini nazionali e viene ingigantita con il New York Times che parla addirittura di giovani ungheresi che si gettano nelle fredde acque del Danubio con in mano lo spartito incriminato. I media mondiali si riferiscono al brano come l'inno al suicidio. Per porre un freno all'isteria interviene quindi la censura che vieta il brano. La storia però suscita interesse, così un signore francese in visita a Budapest chiese a un pianista locale di suonare il pezzo che non aveva mai ascoltato. Una volta sentita la canzone viene rapito dalla melodia, per cui entra in possesso dello spartito e lo porta con sé a Parigi, dove il brano viene eseguito all'Olympia e da lì diventa lentamente un successo mondiale. La consacrazione avviene quando la canzone viene proposta nella sua celebre versione americana, Gloomy Sunday, con il testo di Sam Lewis, che mantiene i toni crepuscolari, ma al quale viene aggiunto uno special in tonalità maggiore che dona alla storia un carattere onirico dove il protagonista si risveglia da un brutto sogno e trova accanto a sé la sua amata. Di questa fama però Seres non riuscirà mai a beneficiarne, in quanto perseguitato dalle reggi reziali verrà deportato in Ucraina e al suo ritorno verrà messo ai margini dal Partito Comunista Ungherese, in quanto tacciato come artista affine ai borghesi. Poiché non riuscì ad avere il denaro per trasferirsi in America e incassare i proventi del diritto d'autore sul brano, circa $370.000, che all'epoca non potevano essere accreditati sul conto ungherese a causa della situazione politica del paese, Seres comincerà a vivere di stenti, facendo piccole esibizioni a Budapest presso il locale Kispipa, luogo ancora attivo dove è possibile vedere una piccola scultura che lo ritrae nell'insegna. Caduto in depressione, nel 1968, sopravvissuto a un primo tentativo di suicidio, si tolse infine la vita per soffocamento nell'ospedale dove era ricoverato ingoiando un filo. Del celebre brano però realizzerà anche una versione con un testo scritto di suo pugno, Vege a Vilagnak, fine del mondo, che propone una tematica di tipo pacifista, di cui lo spartito è datato 1946. Chiudendo con la versione italiana dal titolo Triste Domenica, il brano, oltre che da Nilla Pizzi, è stato interpretato anche dalla cantante bolognese Norma Bruni, voce nota nella radio degli anni della Seconda Guerra Mondiale. L'artista, invitata a partecipare a una trasmissione televisiva nel 1970, cantò per l'appunto Triste Domenica. Quando finì la registrazione del programma, la cantante però si sentì male ed entrò in coma, dal quale non si risvegliò mai più. Morì il 3 gennaio del 1971, era la prima triste domenica dell'anno.